Sì, salve. Questa è la recensione del supporto praticamente magnetico per smartphone che si inserisce all'interno delle bocchette dell'aria. È arrivato quindi dalla Cina, acquistato quindi su eBay, intorno a 1,50 euro, 2 euro, e all'interno abbiamo praticamente la calamita, che è questa qui. Questo è il supporto che si inserisce quindi all'interno della bocchetta dell'aria, ecco qui. E poi abbiamo questi altri due magneti, uno rotondo e uno rettangolare, dotati di adesivo, che possono essere praticamente inseriti sul cellulare tramite adesivo, quindi sulla parte posteriore, oppure nel caso di cover lo vado a inserire tra la cover e lo smartphone e lo vado poi ad agganciare, vedete? E si è agganciato a questo magnete. L'attacco risulta quindi molto potente anche per cellulari quindi molto grandi, come per esempio quello che ho io, che è l'S6. Se lo vado praticamente adesso ad inserire, metto questo caso quello rettangolare, eh, lo vado, vedete, questa è la cover per l'S6, lo vado a inserire, metto il blocco schermo, lo vado a inserire, vedi, qui, ovviamente con la parte adesiva dal lato del cellulare, mentre la calamita dal lato della cover, lo inserisco all'interno, vedete, e quando vado ad appoggiare il cellulare, vedete, rimane agganciato. C'è la possibilità anche, vedete, di regolarlo verso destra o verso sinistra e rimane quindi agganciato in modo saldo. Vedete, questo qua sto muovendo anche la bocchettella, vedete, non alcun sussulto. La stessa cosa vale anche per la calamita, per il magnete circolare. In questo caso vado a chiudere le bocchette in modo quindi che la calamita penetra all'interno. Se vado a togliere la calamita e utilizzo il mio smartphone con la cover e basta, anche in questo caso rimane agganciato, però l'aggancio, vedete, a mano che si muove scivola un po' verso il basso. Conviene quindi utilizzare per cellulari di grandi dimensioni come questo qui, che ha un display di circa 5,2 pollici, conviene andare a utilizzare quindi la calamita posteriore. Nel caso di cellulari più piccoli, come per esempio l'iPhone, che è al di sotto dei 5 pollici, secondo me è sufficiente anche solo il magnete esterno. Io in questo caso, vedete, con la calamita circolare, vedete, poi c'è la possibilità anche di utilizzare, se non vogliamo quindi attaccarlo a cruscotto per evitare che rimane quindi la colla, è possibile io inserire in questo caso un filo di cotone, lo posso quindi andare anche a, vedete, inserire, come fatto in questo caso, allo specchietto. Vedete? Lo ammetto nella parte posteriore, posso quindi andare a collegare anche un action cam dietro lo specchietto, in modo quindi che non sia visibile una dashcam. Lo consiglio vivamente perché io in questo caso, vedete, ho anche questo tipo di supporto, però vedete, quando lo vado a mettere nella bocchettella risulta quindi molto ingombrante e mi va a coprire in questo caso i pulsanti della macchina, in questo caso una punto, e risulta anche molto ingombrante, mentre questo qui lo posso quindi spostare tranquillamente a queste bocchette quindi dell'aria mobili, oppure alle bocchette dell'aria fisse che ci sono, quindi lo posso anche mettere dal lato guidatore oppure dal lato passeggero. Quindi ricapitolando, poi metterò nel link, nella descrizione del video, il link di Amazon. Le dimensioni, vedete, sono ridottissime, la plastica è di buona qualità,
nella parte anteriore dove c'è la calamite risulta anche morbido, vedete? Il dito, diciamo che per il prezzo che costa ne vale la pena. Ho preferito quindi prendere questo anziché quello con l'adesivo al cruscotto perché molti lo sconsigliano. Perché ovviamente con l'adesivo, tenendo la macchina al sole, al freddo, la colla, quindi da un momento all'altro potrebbe cedere, quindi non accorgendoci il cellulare potrebbe cadere o il navigatore potrebbe quindi cadere. Invece questo qui comunque teniamo d'occhio i movimenti del cellulare durante la guida, quindi possiamo quindi una volta andare anche a regolarlo. Però ho visto che anche su strade disconnesse rimane quindi ben saldo. Questo è tutto, alla prossima.